Ciao a tutti, guardarsi dentro per capire quello che ci succede fuori. Se vogliamo stare bene, se vogliamo essere felici, dobbiamo renderci conto di una cosa fondamentale. Questa cosa fondamentale è che tutto quello che ci capita all'esterno è una proiezione di quello che abbiamo all'interno. Quindi se ad esempio incontriamo una persona che ci genera una sofferenza, questa sofferenza in realtà è qualcosa che abbiamo già dentro, altrimenti non potremmo percepirla. Se incontriamo una persona che ci genera attaccamento, ad esempio in una relazione sentimentale, noi abbiamo questo attaccamento verso questa persona, è perché quell'attaccamento l'abbiamo già sviluppato al nostro interno in un tempo anteriore. Potremmo definirlo un nostro turbamento, un nostro demone, un nostro vincolo, un nostro blocco, qualunque cosa, in qualunque modo noi definiamo, è comunque una nostra parte interiore. E allora, quello che abbiamo dentro lo materializziamo all'esterno. Sembra strano, ma purtroppo o per fortuna è così. Non esistono situazioni che ci agganciano che non facciano parte di noi stessi, cioè che non siano un simbolo che noi andiamo a duplicare all'esterno. In pratica, se all'esterno vivo una situazione A, una sofferenza A, perché e poi se le situazioni non sono, diciamo, non mi generano sofferenza, ma sono situazioni neutre, in realtà anche le situazioni neutre sono al nostro interno, perché tutta la realtà che andiamo a percepire è una proiezione, diciamo, quasi olografica di quello che abbiamo dentro, fondamentalmente. Però, focalizzandoci sulle situazioni che ci generano sofferenza all'esterno, è perché in qualche modo le abbiamo dentro noi, le abbiamo create. Un po' come dire, è come se dentro di noi avessimo un piccolo schermo sul quale proiettiamo, diciamo così, sul quale sono impresse le nostre sofferenze, le nostre paure, e sono impresse anche le cose positive, le gioie, le felicità, eccetera. E questo schermo, come un ologramma, diciamo, proietta all'esterno, e quindi all'esterno talvolta li vediamo anche ingigantiti. E ci costruiamo una realtà, diciamo, esterna che ha, come dire, i presupposti della realtà interna. Potremmo dire che nella realtà interna possiamo definire c'è un seme che poi matura e si proietta all'esterno. Ora, quindi, agire sull'esterno non serve a niente, perché se io agisco sull'esterno, sì, certo, posso eliminare, diciamo così, interrompere i contatti con Francesca che mi fa soffrire. Sì, posso farlo, però nel mio schermo interno andrò a proiettare un'altra Francesca, diciamo che non sarà più Francesca, sarà Giovanna. Come dire, la proiezione sarà diversa nell'apparenza, ma uguale, identica nella sostanza, nel senso che mi farà soffrire pure Giovanna. Nello stesso modo, una sofferenza simile, la sofferenza sarà molto simile. E allora, cosa possiamo fare? Allora, io non posso, come dire, da un certo punto di vista, eliminare quello che ho dentro. Non posso eliminarlo, però posso modificarlo, posso trasformarlo. Anzi, diciamo questo, che le trasformazioni in qualche modo avvengono perché poi il modo con cui io agisco verso l'esterno mi trasforma all'interno. Quindi, come dire, questa proiezione verso l'esterno viene fatta proprio perché a livello karmico, direi, dobbiamo risolvere questa questione interna, e quindi il modo qual è? È attraverso le azioni che facciamo. Le azioni sono azioni di corpo, di parola, di mente, quindi l'esterno non è che non serve.
serve a trasformare l'interno se cambiamo il modo di agire, se cambiamo le modalità con cui abbiamo, se questa proiezione all'esterno mi fa vedere le cose in modo diverso, mi fa vedere le cose in modo diverso rispetto al solito. Allora, quando vedo che le cose all'esterno cambiano, cambieranno anche le mie sensazioni interiori, significa che la mia parte interiore si sta trasformando, cioè quel turbamento, quel blocco, quel vincolo, quella paura non è più la stessa, ma inizia a cambiare, inizia a trasformarsi, inizia a diventare qualcosa di diverso. Quindi le azioni che noi facciamo verso l'esterno ci permettono di cambiare, diciamo, il nostro interno. Ovviamente se sono azioni che vengono fatte usando veramente il libero arbitrio, avendo la consapevolezza di quello che abbiamo dentro e quindi la volontà di voler trasformare. Allora possiamo anche trasformare la paura in energia. E questa è una cosa interessante. Se noi dedicassimo, diciamo, tutte le attenzioni al positivo, tutte le attenzioni che noi dedichiamo alle nostre paure, ai nostri turbamenti, alle nostre ansie, avremmo risolto i problemi, tutti i problemi, perché avremo un sacco di energie. Se voi pensate a quante energie perdete per sofferenze varie, per situazioni varie in cui non state bene, in cui vi arrovellate, come dire, fate, vi accanite su delle situazioni. Ecco, se pensate a tutta questa energia persa in questo modo, che potrebbe essere utilizzata invece per raggiungere degli obiettivi, raggiungere degli obiettivi personali, per raggiungere degli obiettivi che ci possono dare veramente un valore aggiunto alla nostra vita, che possono veramente trasformarci, che possono veramente renderci delle persone migliori. Quindi è importante, diciamo, renderci conto di questo, che le azioni che noi facciamo sono fortemente trasformative, però devono essere fatte con intenzione e con libero arbitrio, perché se noi ci lasciamo trasportare, diciamo così, dalla compulsione e agiamo compulsivamente, gli mando 5.000 messaggi perché non mi hai risposto, per dire, quindi compulsivamente gli mando 5.000 messaggi, e questo attaccamento in realtà lo vado a fortificare, come dire, certo che avverrà una trasformazione all'interno, ma avverrà una trasformazione nel senso di consolidare il demone, consolidare il turbamento. E invece devo, attraverso delle nuove azioni, verso l'esterno, quindi l'esterno lo utilizzo per trasformare l'interno, e trasformandosi l'interno si trasformerà anche l'esterno. In pratica il meccanismo è questo: un turbamento esterno si proietta all'esterno, noi lo viviamo all'esterno. Se attraverso le mie azioni acquisisco la consapevolezza del fatto che ciò che vedo all'esterno ce l'ho all'interno, e quindi faccio delle azioni diverse per trasformare il mio atteggiamento soprattutto verso questo evento, verso questa situazione, trasformare il mio comportamento, quindi trasformare i miei pensieri, trasformare le mie parole, trasformare le mie azioni, quindi trasformo me stesso, quindi attraverso pensieri, parole, opere ed omissioni, quindi trasformo tutto questo, allora questa parte interna si trasformerà, cambierà, si modificherà, e cosa farà? E proietterà all'esterno una situazione diversa. Questa volta una situazione che non sarà più una situazione di sofferenza, ma sarà una situazione di piacere. Ecco, questo è il meccanismo che ci permette di effettuare delle profonde trasformazioni interiori e quindi delle profonde trasformazioni esteriori. Perché questo collegamento tra interno ed esterno è sempre presente, dobbiamo rendercene conto, diventarne consapevoli per poter modificare. Bene,
Per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al canale. Ciao a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.